Già l'anno scorso mi ero cimentata nella calligrafia, avevo fatto anche qualche video con gli esercizi per principianti. Diciamo che poi mi ero un po' fermata perché i risultati non erano quelli che io mi aspettavo, cioè non riuscivo a scrivere gli alfabeti calligrafici così bene e non riuscivo a farli così belli come li vedevo fatti da altre persone, quindi per un po' ho lasciato perdere. Ultimamente ho ripreso anche perché ho iniziato a fare il mio bullet journal. Ho ricominciato anche a fare gli esercizi di calligrafia e vi voglio spiegare qual è il metodo che ho usato per arrivare velocemente a fare dei begli esercizi. Vedete anche voi la differenza, questi sono gli esercizi che ho fatto l'anno scorso e questi sono gli esercizi che poi ho iniziato a fare quest'anno. Allora, prima di tutto mi sono dotata di alcuni quaderni. Un quaderno come questo a righe grandi, quindi queste righe sono alte 1 centimetro, sono i quaderni che si usano alle scuole medie. Poi questo invece, che è un quaderno a quadretti grandi, di quelli che si usano in prima elementare, i quadretti sono di 1 centimetro di lato. Poi ho preso altri 2 quaderni che sono questi con le righe o di seconda o di terza, quindi le righe più strette in mezzo sono di mezzo centimetro, e poi un quadernone a quadretti di mezzo centimetro. Per abituare la mia mano a fare i movimenti giusti, a fare le lettere, ho deciso di iniziare usando dei pennarelli a punta conica, quindi ho ricominciato usando questi pennarelli che sono tipo Crayola. Per evitare di rovinare le punte dei Crayola, per esercitarmi, io sto ancora utilizzando questi pennarelli a punta doppia. Allora, questi qua di questa marca, magari li conoscete già, sono quelli che ogni tanto si trovano al Lidl. Vedete, hanno la punta doppia, da una parte conica, dall'altra è più piccola, più fine. L'altro giorno sono stata da un Tiger e ho visto che ce li hanno anche loro. Se non avete mai fatto proprio mai esercizi di calligrafia, o comunque se è da tanto che non li fate, io vi consiglio di partire comunque sempre dagli esercizi di base. Intanto vediamo come si tiene la penna. Vi consiglio di non tenerla in punta come quando scrivete normalmente, ma di tenerla un po' più in alto. Tenendo il pennarello in mano in questo modo, a circa 1/3 della lunghezza, e tenendolo con un'inclinazione di circa 45 gradi rispetto al foglio, iniziate con una riga di tratti discendenti e, come vedete, il tratto deve essere largo, quindi imprimete una certa forza . Per i tratti ascendenti invece non dovete imprimere forza, dovranno essere dei tratti molto sottili. Questi tipi di tratti devono essere fatti in modo uniforme. Come vedete qua io per esempio riesco a fare in modo uniforme i tratti discendenti, ma i tratti ascendenti no. Quindi mi eserciterò di più nel cercare di fare delle linee ascendenti più uniformi possibili. Mano a mano che fate gli esercizi poi vedrete anche voi che la punta si inclina, quindi per farla tornare dritta e riuscire a fare meglio gli esercizi, girate il pennarello e ricominciate. Un altro tipo di esercizi da fare poi è sicuramente quello di fare delle linee curve unendo le due tipologie di tratti. Iniziamo con il tratto ascendente e facciamo quello discendente. E poi al contrario, iniziamo con quello discendente per poi fare quello ascendente. Dopodiché vi potete esercitare a fare per esempio tratti ascendenti però obliqui, tratti discendenti obliqui, gli esercizi che potete fare poi comunque sono davvero tanti. Potete fare delle linee ondulate
alte oppure basse. Potete fare delle C, che poi vi serviranno per fare tantissime lettere. Potete fare delle L, a seconda dei tratti che vi vengono peggio, potete poi inventarvi voi gli esercizi apposta in modo da allenare la mano. Gli esercizi sul quaderno a righe intanto mi sono serviti per allenare la mano a fare il movimento e a dare la giusta pressione. Dopo aver completato tutta una serie di esercizi, cosa faccio? Di solito prendo il quaderno a quadretti grandi e replico gli stessi esercizi. Questo mi permette poi di fare dei tratti più regolari. Quindi ad esempio faccio le linee discendenti seguendo i lati dei quadretti, faccio delle linee ascendenti allo stesso modo, però aggiungo anche quelle in mezzo per esercitarmi ad andare dritta. Poi faccio le linee curve toccando i lati dei quadretti. A mano vedo dove devo andare a migliorare. In questo caso devo migliorare la curva in questo punto. Farò attenzione per migliorare la curva in quel punto. In questo caso, per esempio, la linea ascendente l'ho fatta più stretta sotto e quindi in quella dopo cercherò di farla più uniforme. I due quaderni che vi ho fatto vedere prima, con la riga da mezzo centimetro e con i quadretti da mezzo centimetro, li utilizzo poi nel caso in cui mi voglio esercitare con delle penne o pennarelli con la punta più fine. Il font con cui ho iniziato si chiama Strawberry Blossom e l'ho trovato su dafont.com, che è un sito dove si possono scaricare tantissimi font per il computer. Io uso quello perché lo uso da tanti anni, mi trovo bene. In realtà di siti ce ne sono tantissimi, quindi vedete voi quello che vi piace di più. Ho trovato quindi questo Strawberry Blossom, me lo sono salvato sia sul computer che facendo lo screenshot con il telefono e ho iniziato a esercitarmi. È secondo me uno degli alfabeti più facili perché le lettere maiuscole, che praticamente sono in stampatello maiuscolo ed è uno stampatello molto carino, mentre l'alfabeto minuscolo ha le lettere in corsivo. Quindi cosa ho fatto? Tenendomi davanti il font in modo da poter imitare ogni lettera, ho tracciato una lettera occupando un'altezza di 2 righe da 1 centimetro, fino a completare tutto l'alfabeto e poi mi sono esercitata. Come vedete qua ci sono pagine e pagine di esercizi vari che ho fatto con questo font. E poi dopo aver fatto le maiuscole ho ripetuto la stessa cosa anche con le minuscole, quindi righe intere di minuscole. È vero che bisogna fare tanti esercizi, sì, bisogna esercitarsi molto perché a mano che farete gli esercizi vi accorgerete anche voi che riuscirete a fare caso a piccoli dettagli a cui all'inizio non facevate caso e sono piccoli dettagli che vi permettono poi di migliorare la scrittura e di migliorare il modo in cui tracciate le lettere. È importante fare gli esercizi sui quadretti perché in questo modo riuscite a occupare lo stesso spazio per ogni lettera. Diciamo che il fatto di seguire un determinato font è quello che vi permette di cominciare ad avere un'idea di come fare gli alfabeti. Una volta poi completate anche in questo caso tutto l'alfabeto maiuscolo, passate a quello minuscolo.
Dopo aver terminato gli esercizi, di solito ripeto una volta l'alfabeto alternando maiuscola e minuscola e poi sempre sul quaderno a quadretti, per esercitarmi a scrivere delle parole con le lettere equidistanti, scrivo per esempio i giorni della settimana piuttosto che i mesi. Vi accorgerete anche voi che poi a mano che usate lo stesso pennarello e la stessa punta, la punta si appiattisce e quindi poi viene più difficile riuscire a fare dei tratti ascendenti sottili. Comunque io di solito approfitto di questa situazione proprio per imparare nella situazione più difficile, quindi avere meno difficoltà quando poi le punte sono nuove.